Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul mio canale. È arrivato il momento di sostituire gli ammortizzatori della Tipo. In questo video precisamente vedrete soltanto il cambio degli ammortizzatori posteriori per una questione di tempo. Nel prossimo video invece vediamo come si cambiano gli ammortizzatori anteriori. Ho scelto come marca Bilstein perché pensiamo che sia un ottimo marchio e quindi sostituiamo gli ammortizzatori a circa 150.000 km. Ovviamente non sono strafiniti, però adesso che la macchina diciamo ancora in forma avevo voglia di provare un ammortizzatore diciamo premium. Gli ammortizzatori che andiamo a montare sono dei B4, dunque vediamo come si fa. Ecco qua, questo qui è l'ammortizzatore che andremo a sostituire ed è il B4 posteriore. Ovviamente adesso dobbiamo andare a svitare questa vite qua. Allora ragazzi, abbiamo svitato ovviamente con la chiave perché era molto dura questa vite qua. Dall'altra parte c'è un dado che però è rimasto in posizione perché è saldato. Di conseguenza niente, lo abbiamo semplicemente svitato ed ecco l'ammortizzatore adesso è libero da sotto. Adesso lo andiamo a svitare da sopra. Dunque ragazzi, adesso andiamo a svitare una e due Torx da 14 e vediamo se viene giù tutto quanto l'ammortizzatore insieme. Allora svitiamo qualche vite sul parasale perché non riusciamo ad accedere, quindi svitiamo queste due che sono questi supportini di plastica, questi dadi di plastica da 10. Vedi se gliela fai po'? Ora questa. Oh, preso. Allora, ecco qua l'ammortizzatore. Da notare ragazzi che c'era un po' d'olio, questo qui oramai è rimasto l'alone dell'olio, e guardate questa cosa qua, probabilmente era scoppiato perché vedete risale pianissimo e se lo chiudo a pacco quasi che non ha la forza di risalire, non dovrebbe andare da nessuna parte. Ascoltate lo zio ogni tanto ragazzi. Recuperiamo i pezzi se ce la faccio sempre. Allora ok, tampone con la cuffia, questa qui che va a proteggere lo stelo. Ovviamente questo qui era l'ammortizzatore originale con tecnologia della Koni, che praticamente c'era la valvola FSD che in base alle frequenze lasciava passare più olio per smorzare meglio. Però a sto giro volevo cambiare, volevo provare qualcosa forse di meglio. Vediamo, staremo a vedere, anche perché questo è durato 150.000 km, quindi è ora che deve essere sostituito. Andiamo a rimontare tutto. Ok. Mamma mia che forza che mette in più. Mo lo giro, vai, 3, 2, 1, via. Quello originale è più lento, anzi, ecco, sembrava che si era fermato e invece sta proseguendo. Può prova a tirarlo più giù. Mo lo tiro a mano. No, è arrivato. Ovviamente, giusta osservazione, che come ho fatto prima che ho poggiato la cagna qua per tenerla ferma con lo straccetto per non rovinarla comunque questo qui è lo stelo che scorre e noi lo siamo andati a prendere qua, quindi mi raccomando ragazzi, prendetelo da qui perché così almeno non andiamo a rovinare l'ammortizzatore. Facciamo una leggera flessione per portare allineati i fori con la vite. Allora, rimettiamo i nostri tappettini di plastica e andiamo all'altra ruota, che a sto punto non vi faccio vedere perché è esattamente la stessa cosa e dunque ci rivediamo soltanto per i saluti.
A dopo. Allora, bene ragazzi, per questo video è tutto. Dunque la parte degli ammortizzatori posteriori termina qui, ci rivediamo, per me sarà domani ma per voi sarà il prossimo video, per il cambio degli ammortizzatori anteriori. Ciao ragazzi e grazie! Mi raccomando, vi ricordo che se volete farlo è gratuito, iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi video e magari lasciate un like che mi fa sempre piacere. Ciao!